Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera, come vedete, abbiamo qualche ingrediente sul tavolo. Volevo fare una torta rustica con borragine e crespino, o crispigno, come lo chiamiamo noi più Per la terra. così, e ricotta e altri ingredienti. Allora, innanzitutto la ricotta l'ho dovuta comprare perché purtroppo non si può uscire dal comune Sì. per E il nostro prendere il fornitore latte. è fuori dal comune. Mannaggia la miseria. E quindi purtroppo l'ho dovuta comprare, però La verdura no, però. la verdura no. Parliamo di questa verdura La verdura è la verdura di Casa Ruggeri. di Casa Ruggeri, sì, dei ragazzi fantastici che ci hanno portato queste verdure non solo freschissime, ma anche praticamente pulite, erano solo da lavare e etichettate con la storia della verdura addirittura, in sacchetti di carta. Eh sì, ragazzi, poi ve le portano a casa, non dovete fare niente, chiamarli, Esatto. prenotare, fare il vostro ordine e ve la portano a casa. Logicamente qui in zona, zona Monterotondo, Sì, certo, insomma, perché i credo. chilometri purtroppo sono quelli. Eh. Io vi metto nell'info box tutti i dati per contattarli e per avere anche solo informazioni. Poi se volete andare a mangiarla da loro, queste verdure, loro hanno anche il ristorante. Hanno anche un bellissimo ristorante già. in campagna, quindi a contatto con la natura e condizione familiare, lavorano tutti lì ed è bellissimo. Sì. Allora, detto questo, salutiamo i ragazzi. Ricordate Casa Ruggeri, è importante, e andiamo ad elencare gli ingredienti. Vai. Allora, 2 fogli di pasta sfoglia, quella pronta, che La del trovate... supermercato. Sì, esatto, quei rotoli già pronti che trovate al supermercato. Un etto di parmigiano reggiano grattugiato, un uovo, noce moscata, pepe e sale, questo a piacimento perché dipende sempre dai gusti, esatto. Poi qua abbiamo invece circa 450 grammi di ricotta di mucca e qui tanta verdura. Io di questa ne utilizzerò la metà, quindi sarà più o meno un mezzo chilo, ok? Questa io l'ho lessata, ovviamente prima pulita, lavata, eccetera, lessata e ripassare in padella con aglio, olio e peperoncino, non tantissimo peperoncino perché così se no andiamo a coprire tutti quanti i sapori delle altre cose, quindi non serve, ok? Quindi prossimo step, andrò a frullare in maniera grossolana questa verdura e quindi ci rivediamo qui per fare il composto per riempire la torta rustica. A dopo. A dopo. Questo è lo stesso composto che abbiamo messo dentro ai ravioli. Esattamente. Ragazzi, io vi metto nell'info box anche la ricetta dei ravioli perché era da sturbo. Eh sì, sono venuti proprio bene con la sfoglia grezza. Sì, Sì, assolutamente. Allora, eccolo qua. L'unica cosa è che per questa teglia io ho steso un pochino di più col mattarello la pasta. Che Manfredo è d'accordo. Sì. Cioè ormai lui fa parte integrante dei nostri video, si mette qua sotto e miagola. Vorrebbe assaggiare tutto. Invece no. Allora, eccolo Vai. qua, abbiamo messo tutti gli ingredienti e a questo punto mettiamo il composto dentro alla nostra pasta sfoglia. Guarda che bel malloppo di ricotta. Sì, perché ricotta, verdure... A noi le torte rustiche, quelle con ripieno, che è poco poco, non ci piacciono. Ma non c'ha senso. Lo so. Che ripieno è? Se non è ripiena, Tante volte non assaggiate come facevi fatica a sentire quello che c'era dentro. Lo so. Se poi la volete fare ancora più ricca... Un altro po'? Sì, un altro po'. Cosa ci possono mettere dentro? Io faccio di solito, questa volta no, non mi va, degli avvallamenti, così, e ci metto le uova crude, senza guscio ovviamente, così quando poi l'andare a tagliare... Certo, c'è anche l'uovo. C'è anche l'uovo e fa un bellissimo effetto. È una buona idea. Allora,
Ecco qui. E adesso ci mettiamo sopra l'altro foglio che non ha bisogno di essere esteso perché non c'è bisogno della cornice. Ricordatevi sempre poi quando mettete il secondo foglio di fare il comignolo. Sì, mi raccomando, è importante, se no viene tutto umido. Ecco qua. Mia madre si è già prenotata per un pezzo di questa torta rustica. Certo. L'ho sentita prima e mi ha detto di portarmi un pezzo. E noi con piacere glielo portiamo. E certo. O meglio tu. Ok, adesso la chiudiamo. Sì, la chiudiamo, sigillandola per bene. E poi facciamo il camino. Il camino non è altro che, faccio vedere subito così. Dei taglietti. Esatto, dei tagli. Manfredo, su tesoro, non la puoi mangiare la torta rustica? Ecco qui. Facciamo un bel sole. Ecco. E al forno? Al forno a 200 gradi per un 35-40 minuti, dipende sempre dai forni, va bene? E adesso vediamo. A torta rustica cotta. Quindi pronta per l'assaggio? No. Prima facciamo vedere che cosa è pronta. Esatto. L'assaggio lo facciamo quando è un pochino tiepida. Perché se no poi si sfascia Sì, quando sì. la andiamo a tagliare. Comunque ci vediamo dopo. Io continuo a chiudere. Eccola qui, è cotta. Ho spennellato un pochino di tuorlo d'uovo sulla superficie in maniera che venisse proprio questa crosticina vintage, bellissimo. Crosticina vintage ancora non l'avevo detta. Quindi aspettiamo una decina di minuti e poi la togliamo dallo stampo e la tagliamo. Va bene? E l'assaggiamo. Ovviamente, senza l'assaggio. Non si può fare niente. A dopo. A dopo. Eccola qui, è pronta. Per fortuna l'abbiamo fatta intiepidire un pochino perché prima era troppo calda. Ti saresti ustionato. Mi sarei ustionato e io che devo fare l'assaggio. La bocca deve essere integra, sì, eccetera, eccetera. Guardate che bei colori dentro. E adesso assaggiamo. Ed è ancora molto calda, quindi questa va mangiata calda, ma poco, insomma, ecco, un tiepido caldo, ecco. Facciamo i complimenti a Casa Ruggeri perché queste verdure sono veramente, veramente buone. Ma anche a me no? Anche a te. Ah, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima ricetta. Ciao a tutti.